Prossima Il est plus fermata. difficile What de... are you doing? Wow. Oggi sto di nuovo andando al paese qua vicino che si chiama Barbaros, perché alle 9 faranno di nuovo il cinema all'aperto. Ma visto che oggi sono arrivati molti cani dal paese vicino, volevo parlarvi un po' della situazione dei cani in Turchia. Io e la figlia della mia padrona di casa stiamo andando al cinema, lei in bici, io a piedi. Questa zona era molto pericolosa 6 mesi fa, perché c'erano molti cani randagi. Ma recentemente il governo turco ha approvato una legge che dice che tutti i cani trovati randagi, cioè senza padrone, senza collare, devono essere presi e portati in un canile, cioè un posto dove si trovano i cani senza padrone. E infatti le persone hanno avuto paura di questo e hanno costruito dei recinti molto alti. Così i cani non possono più uscire in strada. Anche se il mio turco non è molto buono e la bambina non parla benissimo inglese, ho cercato di spiegarle che deve rimanere sulla destra, soprattutto quando ci sono le curve, perché è molto pericoloso. Nelle strade di campagna le macchine vanno molto veloci. La cosa bella però è che la bambina si è messa il casco. Io, quando ero piccolo, non avevo mai il casco ed era pericoloso. La mamma della bambina la segue con la macchina per controllare che tutto vada bene. Sono molto sudato, ma non sono stanco, perché sono abituato a camminare e correre. Pensate che quando ero venuto 6 mesi fa qui in Turchia, tutte le mattine andavo a correre e i miei 3 cani mi seguivano come se fossero una guardia del corpo. E allora non c'era ancora stata questa legge e quindi, come vi dicevo, i cani randagi erano dappertutto. Per fortuna i miei cani mi proteggevano e avevo anche imparato tutti i sentieri dove era sicuro camminare e dove non c'erano dei cani. Guardate quel cane. Sembra molto annoiato, come se da quando hanno costruito questi cancelli alti non ha più niente da fare e si annoia. Nella vostra cultura, cosa pensate se un gatto nero vi attraversa la strada? In Italia questa cosa porta molto sfortuna e nel mio paese siamo abbastanza superstiziosi. Purtroppo il cinema non si farà perché quando siamo arrivati abbiamo scoperto che il papà del proprietario di uno dei più vecchi ristoranti del paese è morto e quindi il regista che organizza il cinema all'aperto ha offerto gli speaker, le casse al paese per fare una celebrazione di lutto, il Memlük, che è tipo un funerale e durante questo evento a tutti gli invitati viene offerto un cibo fatto con il bulgur e per me è molto strano perché in Italia
i funerali sono un momento molto triste, dove le persone sono serie, non parlano, piangono e sicuramente non mangiano. La bambina è molto stanca e adesso si è addormentata. ومن الليل فاسجد له وسبح في رحمته Kulaklara ben dağıtayım. Tamam. والظالمين أعد لهم عذابا صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المهمد gel şefaat eyle kemter kunan adı güzel kendi In questo paese si respira un'aria un po' diversa da quella dei paesini in Turchia. Qui le persone sono molto aperte, anche perché tradizionalmente sono i discendenti dei Yörük, che sono i nomadi che abitavano l'Anatolia e che vivevano appunto con le mucche, le capre e le pecore. Queste persone non hanno assimilato la cultura islamica. Guidare in Turchia è un'esperienza un po' diversa dal guidare in Italia, soprattutto nella regione da cui vengo, cioè l'Italia del Nord. E in particolare guidare fuori dalle città in Turchia non è sempre facile, diciamo. Ci possono essere strade piccole, con buchi, con le piante che invadono la carreggiata, cioè la strada dove le macchine vanno. Però il paesaggio è molto bello. Vedete quello di cui parlavo? Le buche. Bisogna fare attenzione a queste buche. Barbaros si trova, diciamo, nel distretto di Urla, che fa parte della città metropolitana di Izmir. E qualche anno fa i posti come Barbaros hanno smesso di essere considerati come paesi, köy, ma sono stati chiamati mahalle, che potremmo dire in italiano è contrada, diciamo. E il clima di questo paese è molto secco e molto ventoso, infatti là potete vedere le pale eoliche. Le foglie e la terra hanno un colore rossiccio, un colore quasi bruciato, perché appunto con tutto questo vento non c'è umidità e in più non piove molto in questa zona. Però io adoro il vento, quindi il clima per me è perfetto.
perché anche se ci sono 35-38 gradi, io mi sento bene, mi sento quasi fresco, visto che il vento costantemente soffia. Vi dicevo, no, che questa contrada fa parte della città metropolitana di Izmir. Ecco, questo è il simbolo. Izmir Büyükşehir Belediyesi. Giurisdizione della grande città di Izmir, possiamo dire. A proposito di erba rossa, guardate gli aghi di pino caduti che sono diventati quasi arancioni. Sembrano delle carote, ma una volta appartenevano a questi alberi che sono caratteristici del clima mediterraneo e infatti queste foreste sembrano a quelle che in Italia si trovano vicino al mare, perché a circa 15 minuti di macchina da qua c'è appunto il mare Egeo.